Ciao Emanuele, benvenuto su bionivoca.com per raccontarci un po' di te. Ciao ragazzi, ciao Daniele. Mi piace la tua calma, io sono emozionatissimo. E niente, con bionivoca.com vogliamo un po' ampliare quella che è la conoscenza di Unreal in Italia e cercare di rafforzare un po' la connessione sia tra professionisti e sia tra un po' studenti e professori. Allora, le domande già le conosci, vogliamo un po' sapere qual Sì. è la tua storia, qual è il tuo ruolo nell'azienda o nelle aziende dove lavori. E poi ci piacerebbe sapere che cosa ti piace di Unreal, cioè qual è diciamo l'argomento che tu stai più a tuo agio all'interno siccome Unreal è talmente vasto, no? Ci sono i Sì, blueprint, le decisamente luci, le ci cinematiche e sta- così via. c'è parecchio sì, c'è E parecchio. quindi sono interessato a sapere qual è il tuo campo, diciamo, principale. E infine un aneddoto diciamo, di insegnamento oppure un aneddoto lavorativo per farci un po' due risate. Ok, Quindi dai, partiamo innanzitutto, un po' con la tua storia, sentiamo ok, come è andato tutto quanto. sono laureato in grafica e design all'Università della Sapienza e ho lavorato come grafico pubblicitario per tantissimi anni, tipo 9 anni, 8-9 anni. Ho saltato un po' quelli in Italia, Roma, Milano, e a un certo punto mi ero stancato e quindi ho iniziato a pensare, ok, che cos'è che veramente mi piace. Fondamentalmente sono stato sempre un gamer, cioè quindi mi piace giocare ai videogiochi e ho detto, ok, facciamo qualcosa un po', voglio fare qualcosa comunque che diciamo è parte quel mondo là. Scusatemi se ogni tanto viene la parola inglese, perché non ho- adesso vivo da tanti anni a Londra, quindi mi rimane un po' difficile qualche volta switchare. No, ma è Eh, bellissimo, infatti te l'ho detto pure, cioè un misto eh, romano, italiano, inglese. sì, lo so, infatti Bello, bello. suona strano. Comunque, niente, ho deciso, ok, prendo, ho fatto bagagli, ho preso mi sono trasferito a Londra. Sono arrivato là che non parlavo la lingua, niente, quindi è stata una transizione abbastanza dura, mettiamola così. Te capisco. Eh, s- ma sono stato fortunato che alla fine, da un annetto comunque ho iniziato, il mio inglese era abbastanza fluente e mi sono iscritto a un master per games. È stato un anno duro perché eh, diciamo che col fatto che ero intorno ai 29-30 hai tanto da recuperare confronto a tanti altri artisti che invece iniziano molto prima e specialmente in Italia, come un paese come il nostro che onestamente è quel tipo di environment like, come crea videogiochi è veramente piccolo e non c'è molta istruzione. Direi che non c'è istruzione, non c'è modo di avere istruzione, almeno in quel tipo di environment là. E niente, quindi ho fatto il master, un anno, durissimo, Dove? e subito dopo in Escape Studio, Ah, che è parte sì, sì, del Pearson College, conosco. che è parte del Kent, Università del Kent. Quindi è un vero e proprio master. Devi fare l'IELTS, ovviamente, se vieni da fuori, ovviamente, devi fare l'IELTS, i test ingresso e bla bla bla, via dicendo. Quindi Dare è un portfolio. abbastanza complicato, Sì, insomma. sì, diciamo Anche che per entrare, per rimanere... sì, come master è un pochino complicato perché se vieni da fuori vogliono comunque vedere, non accettano una persona che comunque non ha, Mhm. diciamo, un profilo artistico, mettiamo così, raramente. Vogliono un portfolio e vogliono vedere chi sei, qual è il tuo tipo, qual è il tuo ehm, pensiero artistico, no Mhm. pensiero artistico, workflow artistico, diciamo, mettiamolo così, come Vabbè, processi il devi avere tuo dei requisiti, sviluppo. insomma, Uh, base sì, cioè, sì, devi avere dei almeno sì. requisiti. Almeno sì. Cioè, Mhm. comunque è richiesto perché vai, tocchi diversi tipi di software come Photoshop Mhm. o comunque sì, questi tipi di software che eh, devi saper usare perché è importante. E Ah, in quel senso diciamo che...
Mhm. Sì, era un po' avvantaggiato almeno per quello. No, te lo chiedo perché insomma è abbastanza rinomata come nome, quindi si sente spesso legata a Oh, Real, ok. quindi cioè è un Sì. centro di Ultimamente sì. formazione, sì, autorizzato, ma no, Siamo anche diventati no, nell'ultimo, autorizzato. a parte la Summer Real, però già da prima era conosciuto, insomma, non so se è stato il primo centro ufficiale autorizzato a Real in Europa, non ricordo, però Uno comunque dei è primi, conosciuto. uno dei primi, Mhm. credo che sia stato uno dei primi, sì. Niente, ho finito il mio master, credo 3 settimane dopo, proprio out of nowhere, cioè praticamente dal nulla, il, il professore mi chiama, fa, senti, ma che ne pensi di lavorare con noi? E io Mazza, che faccio, bello. Madonna, sì, come no, insomma. No, la Certo. parte buona della scuola è che comunque tu fai un master, fai tutto un processo di studio, Mhm. impari tantissimo. Il problema è che è un mondo talmente vasto che dimentica se pensi di sapere già tutto perché non è possibile, cioè Sì, sì, è vabbè, il ma è primo chiaro, sbaglio è chiaro. dell'artista e quindi per me era anche una chance di continuare a Certo, imparare, ma no? che scherzi. Perché tu lavori, ma nel frattempo comunque Certo. rimani aggiornato, devi rimanere aggiornato. Come diceva, c'era un istruttore del barca in Mm, Italia che quando facevo barca, ma se non ti evolvi, mhm. muori Muori, muori, affogato. certo. Sì, muori. E quindi quello era subito, ho detto di sì. Te E niente, credo. da lì è Mm. iniziato, come si dice, un po' un ruzzolone, no? Cominci a parlare con connection, diciamo così. E Certo, cominci a anche parlare perché... con quello e parli con l'altra persona, lo sai, no? Bellissimo. E Vabbè, ma quindi per chi fa, no, piace, cioè, diciamo a noi che piace sì. continuare a studiare è la cosa più bella, no? Quindi Oh no, sì, rimani amazed, no? Sempre bellissimo. Cacchio, non lo sapevo sta cosa, no? Ma guarda, una Mamma banalità certe mia, volte, fai certo, banalità che non ti aspetti e fai, oh, vedi, ho imparato qualcosa di nuovo. Quello, oppure, la cosa buona è lavorare anche con gli studenti, perché, per certo. esempio, ti trovi, lo sai, no? Ti trovi sempre di strani, cose Di strane, strane che fai, che non hai mai visto e sono uscite. fai che roba è Perché? sta cosa? Sì. Esatto. E niente, quindi ho iniziato lì, ho continuato lì, ancora lavoro per loro e nel frattempo lavoro anche come freelance. Ho fatto alcuni indie, ho collaborato a diversi progetti, Mhm. ancora continuo a collaborare a alcuni progetti. Speriamo che per il prossimo anno qualcosa dovrebbe essere pubblicato, Dai, dai, fortunatamente. bello. E quindi sì, Quindi prevalentemente game design, insomma, tutto quello che fa S- parte... sì, direi Mhm, che per lo più io studio come 3D environment artist, mhm, però amo anche la parte un po' tecnica, mhm, quindi non vorrei, non vorrei dire sono un technical artist, mhm. perché non Non sono, te... Ok. cioè, no, so un Però, pochino di insomma... mhm, HLSL, mhm. però se devo dive in cioè se devo un po' stare lì, capito, Cioè, mhm, vedere complessi, mhm, oppure diciamo ottimizzare un pochino, mhm. eh, sì, diciamo che me la cavo Non è il abbastanza tuo, ma lo bene. conosci, insomma, dai. Sì, esatto, diciamo Mhm, che ha una buona panoramica di come più o meno come funziona e mhm. quindi a volte, sai, no, crei qualcosa, sai, crei un environment e poi magari c'è un drop rate, qualcosa Non dell'FPS e tu conosco fai, sti termini, guarda, io non vengo ok, scusami, No, no, ma va sai, benissimo, no, no. cioè, però dico, Sai, i io so... videogiochi devono mantenere un certo frame rate, no? E quindi Certo, sì, sì. a volte tu giri nel livello, vedi il livello che va a questo Giù. frame rate va bassissimo e dici che Mm, cacchio succede, che qualcosa non va. E quindi anche queste cose qui, sì. Però prevalentemente direi 3D environment artist, mhm, prevalentemente. mhm. Nasco come quello e E muoio muori. come quello. Vabbè, bello, bello. No, vabbè, ti dico questo perché io non vengo dal campo dei videogiochi, quindi non so neanche, diciamo, tutta la storia che prima... Diciamo, ho sentito un po' di persone che dicono che sono un po' ognuno a parte a sé, che sono pochi, non comunicano e quindi... Ah, No, questo diciamo ho sentito in generale che ah. comunque non è un campo vasto e
si conoscono tra di loro, però questo... Beh, sì, sì, eh, quello è eh, vero. Non è un campo grandissimo e diciamo che è un po' visto come i paesi nostri, italiani, un pochino, mhm, no? Ci mhm. stanno sempre quelle voci di corridoio. Non andare in quella compagnia, non andare in quella compagnia, oppure sì, cose del genere. Sì, capita. No, Oppure io non... non conosco Guarda lì, un po' nulla così, di lì un po' questo. colà. Ah. Bello, bello. Capito? Vabbè, dai, speriamo di collegarci tutti insieme. Poi, vabbè, non sono io Beh, c'è che... Un RIA Cioè, sì, in un certo senso ci collega tutti un po', insomma. C'è sempre da imparare anche per chi fa Archivez o chi fa virtual production. C'è sempre col fatto che, ecco, Real 5 adesso, credo probabilmente, dai, eh, No, ma ormai tutto collega diventa tutto. più un agglomerato, Sì, diciamo, sì, ecco, sì, sì, sì. mettiamola così, Mhm. che ci avviciniamo sempre più a livello, parlo di videogiochi, ci avviciniamo sempre più a livello cinematografico. Tu vedi questi giochi da adesso, qualche giorno fa hanno rilasciato un nuovo trailer per Black Myth, è un gioco sviluppato in Cina e Mhm, loro hanno fatto il salto tra Unreal 4 e Unreal 5 mhm, e vedi proprio la differenza tra mhm. Light Dynamic, luce Unreal e Lumen, che fai più c'è tutte le rocce Ah, che sì, ci sì. frega, Un mettiamone nanetto, 30 sì, milioni sì. di rocce, esatto, Mhm. quindi la vedi anche la differenza. Però hanno E fatto un test, cioè, diciamo. Cioè, non è che l'hanno no, usato no, perché ancora non lo... no, no, era un gameplay, quello Mhm. girava su console, credo su PC più che su Ammazza. console, non vorrei di una cacchiata, perché non si sa mai con Cyberpunk, meglio Ma non io... spottonasse, come diciamo a Certo, Roma, meglio certo, non certo. spottonarsi, sì. No, 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 sì. No. Mm. Va bene, dai, ci hai raccontato un po' quindi la tua storia. Diciamo che quindi vivi a Londra e lavori Sì, negli vivo a escape Londra, vivo a studio, Londra. più dei lavori, diciamo, freelance. Abbiamo capito un po' il tuo ruolo, quindi sei un insegnante, sei anche un freelance 3D. E cosa ti piace di Unreal? Ce l'hai un po' detto, cioè quindi sei un... No, c'è molto da dire, Sì? siamo E qua tutta la vai. giornata, dai. No, tutto no, però che ne so, qualcosa di... Perché Ok, Unreal? beh, ho usato diversi engine. Non è Unreal il primo che... Cioè, ho usato il Frostbite e ho visto anche Unity. Mhm, E la cosa bella di Unreal è che è più... fammi trovare la parola. Customer focused. mhm, mhm, Praticamente più... mhm. cercano Artigianale. di... È non No, ah, artigianale, direi che è più fatto in una maniera che è accessibile è molto più accessibile a livello mhm, di utenza, nel senso che partiamo col system node base, col mhm. sistema dei Sì, nodi sì, sì, sì. per i shader. Mhm, Io non ho mai fatto coding, programmazione, mhm, quindi c'è, se ci sono molti siti che tu puoi andare, tipo Shader Toy oppure shader graph, tutta questa roba qua dove tu scrivi in CLSL e tu vedi il tuo shader, mhm, ok? Cioè, mhm. Sì, 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 sì. è Ti esce... molte sì, e in molte compagnie è ancora così, Daniele, nel senso che Unity Bel è lavoro però, eh. Frostbite, esatto. So che ho un collega che lavora per Ubisoft e Mhm, so che adesso loro si sono un po' aggiornati e quindi loro usano anche loro un system node base. mhm. Loro usano lo Snowdraw e il Frostbite. Quindi probabilmente, no, scusami, il Snowdraw. E quindi probabilmente, ehm, ecco, Ubisoft probabilmente si è aggiornata a quello. Quindi Però anche, per scusa farti se ti capire, interrompo, anche per sì. chi è esperto, no? È meglio usare Mhm. un sistema a nodi perché vai più veloce. Dipende, no, Dipende che devi fare. dipende. Ah, ah, Sì, perché per esempio classe, se tu usi Blueprint mhm. in Unreal sono più lenti se invece programmi in C++, per esempio. No, ma non più lenti E come esecuzione, più lenti come per realizzarli proprio. oh, beh Beh, sì, eh, decisamente. Oddio, dipende. Io ho amici ah, programmatori, loro si lasciano le tra. linee di codice, copia e Ah, incolla, praticamente ah. fanno. Però di sempre Però fa sì, più... però è ah, più macchinoso, diciamo. ah, Invece nel sistema, io non so, io creo un nuovo materiale, spendo magari ore mhm. a più o meno shader, diventa più,
divertente. Io direi Ah, che è ah, ah, più divertente, nel senso, divertente, cioè, diciamo, per ok. me almeno, Mhm. nel senso, poi ognuno Certo, magari ha certo, dei... sì, sì, sì. No, poi prendi un Però, programmatore che lo fa, dice no, a me non mi... no, voglio no, farlo così perché... Vabbè, però lui fa cose particolari. Diciamo per i più è il per programmatore ti iniziare. dirà sempre, il programmatore ti dirà sempre, ma che è sta zozzeria? Ti dirà sempre, ok? Quindi Ah, c'è, ma che è mm, sto system not based? Unity non ce l'ha, ok, no, sto dicendo una stupidità. Unity ha un plugin che ti mhm. permette di creare shader Tramite nodi. Mm, tramite nodi, però è un po' buggy, diciamo, mettiamola così. Se mm. fai Unity, Mhm, mm, like, loro non ti suggeriscono di usarlo, mhm, per lo più mhm, fanno coding. mhm, Quello, per esempio, è uno penso, uno dei più grandi vantaggi di Unreal, anche mhm. perché è un ragazzo che, trentenne magari, nel mio caso, che non ha mai toccato una linea di Certo. codice, Va- e si mette là sopra e dice, al primo tempo fai, oddio che roba è, questa è fantascienza. E certo. poi piano piano capisci un pochino, ok? E quindi credo che uno dei più grandi vantaggi, almeno all'inizio di quando Unreal è stato messo come gratuito, è stato Mhm, rilasciato mhm, mhm. gratuitamente, fosse quello, che la gente finalmente poteva sedersi, non Nel- dico creare un videogioco da sé, però Però, sì. comunque, però crea Era. qualcosa, ok? Mhm, mhm. E non c'è soltanto quello, Non ti sento pure con più? luci. Eh, Eccoti, eccoti. Ti avevo perso. eh, Certo, Me certo. la, me la capicchio un pochino anche Mm, con luci, mi piacciono, soprattutto sono una schiappa in cinematografia, in mhm, termini di mm. camera, roba del genere, Ah, però me la cavo mm, abbastanza bene con le luci e queste mhm, cose qua, e anche le luci, se devo fare un mm, compare, se devo mhm, fare mhm, mhm. Certo, sì, certo. tra Cioè, di loro, eh, sì, praticamente diventano, cioè è più intuitivo, nel senso molto più intuitivo Unreal. mhm. Eh, i- non tanto di più, però è forse anche perché magari uno inizia con quello e poi sai com'è, Sì, come quando parli infatti, Maya 3D mo Studio, siamo dei no? fan noi, quindi è inutile Esatto. share. Beh, Non poi... voglio entrare nella zona fanboy, però è così. È un Mhm. po' come tu inizi e dici, vabbè, ma però sto coso, no, meglio Unreal. Vabbè, quello che te ci trovi meglio. Poi ormai è normale che, diciamo, noi ci troviamo meglio in quello perché lo usiamo tutti i giorni, lo vediamo. Sì, E sì. quindi... Poi... Ma è l'accessibilità che hai. E poi Mhm. ecco adesso Real 5 onestamente ci saranno grandi cose da vedere, proprio Vediamo, grandissime vediamo, cose. certo, è Ma dai, dai, talmente tanta la roba. Sì, guarda, eccezionale, eh? Ok, no, certo. Una Night, Mhm, ok, va al Lumen, è il Lumen che è qualcosa per me eccezionale. L'idea non è tanto quello che fa, è tanto l'idea dietro, che mhm, è come hanno processato l'idea di creare Lumen. mhm, Per me è mhm, abbastanza geniale. mhm. Quindi vediamo, sono curioso. Non dico che ray tracing cioè è meglio di ray tracing, però insomma, per noi che facciamo videogiochi è un big deal. Sì, 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 sì. Onestamente, Beh, ci credo perché hai subito... Vabbè, io eh, diciamo vengo un po' dal settore architettonico e è una bomba, certo, però tocca vederlo bene perché poi lì deve venire bene, no. cioè non ci possono essere artefatti e cose. Ovviamente è uscito adesso, quindi è ancora in fase di studio e vediamo, insomma, poi ecco, andiamo avanti e vediamo come... Ho visto dei lavori incredibili. In architettura, Sì, in anche in architettura. Archivez, credo che per lo più fai ray tracing, cioè a quel punto comunque sono shot, piccoli video, quindi non hai problemi di Beh, però drop di l'interazione mentre FPS. stai lavorando, perché abilitando il ray tracing Oh, beh, sempre, certo. pure se Beh, hai certo. schede video belle potenti, comincia ad andare, invece magari vai subito con Lumen, veloce, vedi un po' come viene, e poi dopo Mhm. alla fine nel finale metti il ray tracing. Ah, beh, sì. Ah, beh, è vero, certo. Ah, ok, sì. Ah, yeah, sì, sì, sì. No, vabbè, so sempre... Parlo pure un po' così perché io il ray tracing poi non l'ho visto tanto, quindi ne sai molto più tu che io, diciamo. Ma volevo dire, ancora io so che perché seguo, c'è un ragazzo molto bravo, fa Archivez, e lui
era molto entusiasta di Lumen. No, ma anche E, io, ma certo, però dico, e- ecco, tocca Però lui vedere ancora bene. usa ray tracing perché a quanto ho Mm. capito, e specialmente quando di fare ambienti chiusi, environment chiusi, è un pochino ancora, non è che... No, no, vediamo, ancora non si sa. Poi Ok, ecco, mo vabbè, col diciamo niente, 4.27 è sì. uscito pure il path tracing e potresti Oh sì, utilizzare bene quello, quindi tocca... è vediamo, è un ancora in mondo early access. gigantesco. Sì, è Sì. ancora in early access, quindi c'è ancora... Ma comunque sì, c'è... Sonda, lo ammetto, sono un fanboy real, e quindi Vabbè, è inutile se no non ti mentirci, chiedevo starsi... niente. Mi serviva una Quindi sì, persona. decisamente. Senti, un'ultima cosa, diciamo un po'... È terminata da poco la Summer Real, tu hai fatto come, diciamo, assistente regionale, se non sbaglio, no? Staff, solo staff, Staff, ok, perché è ok. troppo incasinato e, No, vabbè, un bel casino, e però dai, non... è andata bene, è andata bene. Un aneddoto che ti è capitato durante il lavoro, l'insegnamento che ci può far Tanti, divertire? No, pensavo nessuno, tanti, ti ho visto come hai fatto, dico, vabbè, se non c'è non fa tanti, niente, però uno in tanti. particolare che dici, guarda, lì... Eh, sai, fondamentalmente lavoro con ragazzi che sono intorno ai 24, tra i 24 e i 30 più o Mm. meno, Vabbè, su per no, giù, per lo più del proprio tempo. grandini, No, insomma. no, sono grandini, Mm. quindi trovi sempre persone che, come possiamo dire, eh, sai, fai un master e a certa età capisci quello che vuoi fare della vita tua e quindi... Però ci stanno ancora persone che Però... magari, ecco, non... Stanno là così. sì, Mm. eh, noi facciamo molto... abbiamo molte connection con la game industry Mhm. e quindi abbiamo feedback continuamente con diverse compagnie videogiochi, Mhm. giusto Sì, per sì. parlare. Beh, Sì, che gli assembly, compagnucce. playgrounds, sì, Mhm. no, compagnie Eh, grandi. E, e c'è, ok, ti ne racconto una Dai, ultima dai. proprio. Vai. Eravamo in video call e c'era uno dei mostri sacri del game industry, Ah, cioè lui ah. lavora da, Mhm. dai, lavora da quando c'era Miami Vice, cioè, quindi Vabbè, io diciamo, avevo 16 c'è anni, sempre stato, diciamo. esatto. Sai uno di quegli uomini che parla poco, però quando parla dice quello giusto, Mhm. insomma, quella cosa giusta al momento giusto, ok? E niente, praticamente Mhm. stava parlando. Ah, E sta ragazza qua se ne esce e tipo prova a zittarlo, non lo so. E questo comincia a chiacchierare. E ah. io e c'era un altro ci scavavamo su Discord. Ma che cazzo sta a fa questo? E c'è stato un silenzio terribile. Cioè, sai quando proprio si abbassa e faccio così, questo. Questo non viene più. O E l'ammazza. questo, sto signore, mi fa, con chi sto parlando? E lei fa, voilà, Eh. e lei fa, a me non mi importa. Mi fa, se hai Madonna. qualcosa da dire, dilla dopo la chiamata. Ma in un certo senso, sai, in Ah, inglese vabbè. l'ha detto, quando ti azzittano, Mhm. però ti è da ridere perché questa ha continuato a chiacchierare. E questi hanno continuato a parlare, e questo continua a parlare, ma no, perché... E lui, niente, ha preso e se ne è uscito dalla chiamata. Così. Non... Vabbè. È tremenda sta cosa, cioè. Mm, E mm. infatti da là poi abbiamo deciso, dopo quella chiamata, abbiamo deciso di non invitare più nessun altro che era all'infuori della chiamata. Cioè, quello che vuoi dire, vabbè, questo è un po' più che divertente, è un po' triste, se devo Vabbè, no, dirti è la anche verità. divertente perché quando stai là tu
ridi e t'ammazzi, ti pian colpo, però Sì, comunque fa ridere, come sì. quelle cose tragiche No, che abbiamo fanno avuto ridere. una chiamata con lui Eh. dopo ancora, è Mm, tornato, abbiamo fatto altro feedback, mm. però per farti capire che almeno nell'environment nostro, eh, cioè, quella non andrà mai a lavorare, per farti capire. Sono No, molto ma è chiaro, cioè, squadrati per vabbè, queste cose. certo, ma quello fa parte Eh, della vita, no? Cioè, nel senso, pure se sei, magari potrebbe essere pure bravissimo, un genio, però se mm, cominci a essere inopportuna e non capisci che eh, sei inopportuna no, sì, sì, è sì. un problema, però, vabbè, anzi, l- Questo è l- vai, vai. il problema maggiore che abbiamo con i ragazzi è quello, che per Mhm, lo più mhm. eh, ti trovi questi ragazzi che pensano di essere più bravi, più forti, e poi escono e hanno questo impatto con la realtà che c'è sempre qualcuno più Vabbè, bravo, più gente che come lavorare. sì, 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 ma pure noi ce l'abbiamo avuto, ce l'abbiamo ancora, quindi è la vita questa, no? Sì. Cioè, tu No, sì, 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 poi sì, nel sì, lavoro sì. nostro è proprio complicato perché è una cosa, cioè, soggettiva, quindi non puoi, cioè, dici io sono bravo, ma poi non lo puoi dire tu. No, Quindi è no. impossibile dire quanto sei bravo che... Ma eh, specialmente quando lavori a livello artistico, probabilmente credo che cioè, è dura, perché sai, sai quante volte capita, lavori, mandi una cosa e ti dicono, "Ah, fallo più basso, meno poligoni, ci provo, No, ma quello meno fino a poligoni, lì va bene, meno polipa, ti meno dicono poligoni, più no, poetico. no, 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 no. però sai che è tecnico, cioè meno poligoni, sì, poi comunque è vero, perché, cioè, come faccio a farla vedere bene sta cosa con meno poligoni? Non si può fare. Dai, su, certe Eh. volte so, se fai meno poligoni, ok? Stiamo andando meno poligoni. Cioè, ho fatto un'arma per uno studio americano che faccio anche prop. Mi cavo col Mhm, baking e mhm. queste cose qua. E mi fa, sì, bello, carino, ma è troppi poligoni. Insomma, vabbè. E comincio a mandare giù e glieli mando. No, sono troppi poligoni. Dice, ok, troppi Mamma poligoni, mia. troppi poligoni. Praticamente in cerchio è diventato Cioè, un esagono. E glielo mando e fa, va bene. ci siamo quasi. Quasi. Mettine qualcuno di... No, così è troppo poco. E tu fai, ok. No, cioè, Of Games è abbastanza... forse è quello che mi piace a me dei games, video Mhm, games, onestamente. mhm, c'è sfida, nel mhm. senso che in termini di avere, non puoi fare come... Non so Archivez, però in film di solito non hai polycounts, Mhm, mhm. restrictions, no? Non hai i polycount, non devi No, stare attento ai polygon. non, non lo Architecture, so, non conosco bene. no, sì. Mhm. In movies e in film solitamente usano texture 16K, Mhm. 8K, Quindi 16K. vanno proprio... Sì, Vabbè, ma lì c'hanno da attrezzature, non c'hanno limiti, diciamo, hardware che c'hai nei giochi, no? no, Che devono no, funzionare hanno sul server telefono. farms, quindi sì, no. Certo, certo. Sì, è divertente lavorare con gli studenti, Dai, no, ma insomma, è c'è tutto tanto da imparare. divertente. Ti invidio Sì, no, tantissimo no. perché comunque c'hai tutto, cioè c'hai l'università che stai lì, puoi continuare a insegnare, c'hai le connessioni, c'hai gli studenti, c'è il tuo lavoro, quindi bellissimo. No, è guarda, io sono onesto, io mi metto a sedere Poi qua. è divertente, eh, sì, sì, no, sì, per me il tempo passa e te credo, te non- credo. sì, 16 ore è proprio Non esagerare, non è esagerare. notte, Poi ci è via notte. colpa al cuore a tutti e moriamo seduti sulla... No, 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 sì, no, no. Ma veramente mia moglie Mm. che esci, esci, esci. Te credo. Infatti già vedo, Ma- forse siamo andati pure un po' troppo lunghi, però eh, è un piacere, oh, cioè, a me piace stare qua tutto il giorno, quindi... sì, è unreal, unreal. Senti, allora, abbiamo parlato un po' di tutto, poi vediamo se riesci a fare un breakdown di un tuo lavoro, un tutorial di qualcosa, e questo lo vediamo se riusciamo a metterlo. Lascio infine i nostri contatti, potete trovarci sul canale Discord di Bionivoca, quindi se andate su Discord e digitate Bionivoca potete entrare nel nostro server.
dove ci sono diversi tutorial, ci sono le novità, ci sono le interviste e c'è un canale specifico con Emanuele, se volete chiedergli qualcosa, non esagerate che poi non risponde più come... Ah sì. E insomma un po' tutto quanto, finché non parte il portale che spero uscirà a breve. Ci sono ancora piccole cose da sistemare, ma è tutto pronto. E quindi spero di trovarvi lì. C'è anche un canale Facebook, però è privato, mi dovete mandare l'amicizia e vi invito sul canale Facebook. Tu, Manuele, vuoi lasciare qualche contatto, qualcosa? No, direi che se avete bisogno contattarmi su Quello lì. Discord. Posso Perfetto. semplicemente, avete qualche domanda riguardante Unreal o workflow in videogames, che tipo, qual è magari? Assolutamente, assolutamente, Ah, mi fa piacere. approfittiamo, Son- approfittiamo Sì, tutti. no, no, mi fa piacere, nel senso, a livello patriottico, nel senso, in quel Certo, senso là, siamo certo. italiani, abbiamo una cultura di art design veramente forte, e è un po' un peccato che magari, ecco, spero che mi auguro che Bionivoca continui quello che fa, perché decisamente è qualcosa che è importante portare in Italia, decisamente. È un real, l'insegnamento che sia videogiochi, virtual production, Archivez, non è tanto importante, nel senso che una volta che comunque entri nel mondo di Unreal, che comunque impari, inizi a imparare, poi sta a te decidere qual è il settore che preferisci. È importante, credo che sia una grandissima opportunità, veramente una grandissima opportunità. Speriamo che sì, speriamo che cresce sempre di più e vedere più giochi uscire dall'Italia. O nel mio caso, insomma, voglio dire, Certo, cioè, io no, no. parlo del mio Mm. dipartimento, Sì, videogiochi, sì, no, spero di ma vedere l'Italia crescere in quel senso là, perché possiamo fare tanto e è un peccato. Io ho tanti ragazzi italiani che vengono da Roma, da Milano e vengono a Londra a studiare e rimangono in Inghilterra o vanno in America o in Francia, Germania, ed è un peccato perché abbiamo un paese bellissimo. A Pizza, è quello e ma quell'altro. lì No, abbiamo... scherzando, No, no, però c'è tanta... peccato perché sì, possiamo fare veramente grandi cose, è un peccato che non ci abbiamo strutture che si occupano, cioè che formino in quell'environment là. Quindi sì, sì, decisamente contattatemi, fate qualche domanda a Discord su Bionivoca e vi rispondo. Dai, dai. Appena posso vi Mo' rispondo. cominciamo un po' anche con le nuove generazioni, quindi cerchiamo di entrare nelle scuole con lezioni mirate per studenti, quindi speriamo di portare avanti bene questo discorso. Poi il problema Italia non lo possiamo risolvere noi, però cerchiamo almeno No, di creare una connessione tra di noi, poi si vedrà, insomma. vediamo, vediamo, io ci credo. Ci credo, ci Anch'io, sono un anch'io. sacco di ragazzi che magari hanno voglia di imparare, e purtroppo questo è un environment con tanto inglese e poco italiano. E già approcciarli con lezioni in italiano decisamente poi li fa avvicinare anche quelle inglesi. Poi perché poi fondamentalmente è giusto il gergo inglese che può mettere un po' paura, Mhm. sai, no? Magari parole specifiche, però per il resto poi insomma non è che è No, no, così quello non credo, complicato. ormai tutti utilizzano software inglesi, quindi diciamo Esatto, il anche. gergo lo prendiamo. È un po' avere un materiale nella nostra lingua, dai, che Sì, apprendiamo poi i concetti e quello poi dopo non credo, per noi, tra virgolette, italiani, ci adattiamo. Come dicevi sì, tu, sì, siamo come l'edera, sì, s'arrampicamo. ci arrampichiamo in Vabbè. qualsiasi condizione climatica. Io pure sto a Budapest, quindi Ah, te insomma, capisco. dai. Dai, dai. Va Grazie bene, Emanuele, è stato un grazie a te, piacere caro. e ci Grazie, Daniele. risentiamo. Dai, sì, contattatemi se avete qualche domanda, decisamente. Mi fa piacere.